Ciao e benvenuti nel video delle locations con Google Maps del film Pearl. Yeah! Infatti mi sono conciata, così voluto provare a riprodurre il vestito di Pearl, Moio, e mi è piaciuto tantissimo questo film, e vabbè, grazie al Kaiser. Ho cercato le locations per voi, anche per portarvi qualcosa di diverso per Halloween. Mi casca tutto. La prima location che ho cercato è la fattoria. Sto provando a... infatti vedrete che c'è la grafica nuova, ho messo sotto il nome, tutto quanto, lì, vabbè, insomma. E fatemi sapere se vi piace perché volevo provare a portare questo format ogni tanto in diretta, tramite live streaming qui su YouTube. E fatemi sapere se vi può piacere l'idea. Secondo me è divertente perché poi essendo in diretta possiamo interagire, potete fare le domande, vado a cercarle lì sul momento e non lo so, secondo me può essere interessante. Comunque scrivetemelo nei commenti se vi interessa. Iniziamo subito. Yeah! Allora, sì, no, vedete l'entusiasmo, mi è piaciuto da matti questo film, da matti, mi è piaciuto tantissimo, a parte Mia Goth, spettacolare, fantastica, poi molto originale. La prima location che ho cercato è stata la fattoria e ragazzi è stato difficilissimo trovarla. Con Google Maps non si capisce bene, anche perché dall'intervista che ho visto a T-West mi sembra di aver capito che il fienile è stato costruito apposta per il film, quindi non sapevo se vedere la planimetria di una casa con il fienile, senza fienile, è stato un po' complicato, però, cosa ho fatto? Allora, dall'intervista ho sentito che il film è stato girato in Nuova Zelanda, precisamente, scusate già la pronuncia, sapete le mie pronunce veramente orripilanti, spero di pronunciarlo bene, precisamente nel distretto di Wanganui, Wanganui, in una fattoria antica, una delle più antiche di Wanganui. Quindi ho detto, fammi andare a cercare tutte le fattorie antiche di Wanganui. Ci sarà, la vedrò questa fattoria. Fatto sta, non l'ho trovata. Non l'ho trovata, allora sono andata sul gruppo Facebook di Wanganui. Ho pensato, vabbè, sai, i gruppi Facebook dove ci sono tutti i signori, non hanno pulito i tombini per strada, e la gente sporca. E ho detto, fammi cercare, faccio casino, fammi cercare la parola film, Pearl, movie, qualcosa, di sicuro qualcosa uscirà fuori. Infatti, ho trovato proprio i proprietari. Il livello stalker, modalità veramente a livelli estremi. E cosa ancora più fantastica per me, per una lesionata come me, è che ho scoperto che una dei proprietari, la proprietaria, ha un blog dove carica tutte le foto della villa, interni, esterni, carta d'apparati, lavori per il film, praticamente un sacco di cose, un sacco di cose. Infatti ora andremo a vederlo insieme. Traducendo dal suo blog, cito testualmente: la storia di Lamb Hill collega il passato, sì, perché questa fattoria si chiama Lamb Hill, collega il passato di Wanganui al suo presente. La proprietà è una delle fattorie più antiche del distretto del Wanganui, originariamente costruita nel 1856 dai coloni scozzesi che acquistarono la fattoria intorno al 1847. Cioè, guardate, qui ho visto la foto dell'interno con il camino, cioè subito sono saltata. Cioè, questo è il camino dove la madre di Pearl prende fuoco, di quella scena lì davanti, vedete? È lui! Dalle foto la carta d'apparati bellissima del film ancora non c'era e infatti tornerebbe con l'intervista che ho sentito di Two West dove racconta di aver fatto applicare la carta d'apparati apposta e così la location sembrava ancora di più una fattoria tedesco-americana del 1918 circa. Guardate tutte le foto. Ci sono scritti anche alcuni aneddoti sulla storia della tenuta e vi ho tradotto qualcosina da questo articolo, ve lo leggo. Emozionante acquisizione della storia di Lamb Hill. Le stampe sono di Joel Gilfillan, figlio di John Gilfillan, Gilfillan,
Figlio di John Gilfillan, artista della Royal Academy e fratello della prima donna a vivere a Lamb Hill, Georgiana Ellison. Ha sposato il dottor Ellison all'età di 15 anni ed è stato il primo matrimonio europeo a Wanganui. Dopo una tragedia nel 1847 che spazzò via la maggior parte della sua numerosa famiglia, il fratello sopravvissuto di Georgiana e le sue sorelle si trasferirono in Australia con il padre e tornarono a Lamb Hill intorno al 1860 dopo la sua morte. Suo fratello John fece allora un ritratto della casa, il che è affascinante perché conferma ciò che aveva concluso Bruce Dixon, l'architetto, ci avevo letto Bruce Dickinson all'inizio, il cantante dell'Iron Maiden, ho fatto, ma è pure architetto conservatore, l'architetto conservatore dei beni architettonici, che sebbene la piccola veranda fosse vecchia, non era originale della casa. Questo in parte è il motivo per cui l'abbiamo lasciata fuori, dopo che i realizzatori del film hanno chiesto di rimuoverlo temporaneamente per le riprese. E infatti, se ci avete fatto caso, nelle foto, in queste foto qui che vi ho fatto vedere adesso, c'è questa veranda che nel film non c'è. Ma andando giù, eccola! Qui non c'è più la veranda, e infatti l'hanno rimossa per il film. Scorrendo nel blog, guardate un po', c'è proprio le foto mentre è stata rimossa, fantastico. E da qui subito, cosa riconosci? Subito, immediatamente? La porta che si vede nel film. Ora vi allego tutti gli screenshot. Ok, la smetto, scusatemi, sono emozionata. Io quando ho visto questo blog ho fatto grazie, grazie, grazie signora, grazie. Ho entrato un moscerino. Passiamo al resto, passiamo al resto. Le riprese esterne sono state girate nelle campagne di Fordel. Io allora ho guardato praticamente qui dall'alto con Maps tutti i campi di mais, di grano, qualsiasi cosa. Sono finita dentro un silo, non si sa perché. Tra l'altro qui ve lo faccio vedere perché, cosa allucinante, c'è un omino dentro, cioè, ed è subito so l'enigmista, li ha accucciato, lì per lì mi sono anche un po' spaventata. Continuando a cercare al di fuori del silo, ho trovato, vedete, ora non vi so dire il punto esatto, ovviamente, però guardate qui, c'è lo stesso recinto. Quindi è molto probabile che le scene siano state girate in queste stradine sterrate, in qualche stradina qui nei dintorni, insomma. No, che poi quanto è ganza la scena con lo spaventapasseri, cioè molto il mago di Oz, non lo so. Cioè lì per lì la prima volta che l'ho vista, devo essere sincera, mi è venuto da ridere, ero lì e ho fatto... Allora, andiamo via adesso dalle campagne, via, 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 via dalle campagne, e passiamo alla città. Mentre Pearl va in bici, tan tan tan, passa sempre da Wanganui, però più in centro ovviamente, non nelle stradine sterrate, nelle fattorie. Ho dovuto percorrere con Maps tutte le strade alberate, ma poi finalmente, tan tan tan, ho riconosciuto subito il portone sullo sfondo, che per i soliti colori, lo vedete, questo stile un po' art déco molto, che a me piace tantissimo, sapete, a me lo stile art déco mi fa impazzire, soprattutto quando poi è accostato al cinema horror, cioè io lì veramente divento scema di brutto, e infatti poi mi concio così. Qui guardiamo un po' attorno, ciao, guardate qui che bel murales, non proprio da queste parti, ma sempre andando avanti col Maps, troviamo anche il cinema! Questo è stato abbastanza facile da trovare. È bastato cercassi teatri in stile Art Deco nella zona. E ho detto, non penso che ce ne siano 1,5 miliardi. Infatti, tac, mi è apparso praticamente subito. E la cosa bella è che qui ci hanno proiettato anche Pearl. Cioè, solo a me manda in trip questa cosa. È tipo la location del film dentro la location del film dentro il film. Cioè, è bellissimo, è una cosa tipo Inception, tipo la copertina di dell'eredità della PS2 di Amadeus. Cioè, è bellissima questa cosa. E si può anche affittare questo cinema per eventi, matrimoni, feste. Adesso vi faccio vedere un'altra piccola perla. Guardate qui. Riconoscete subito questo punto, è il punto dove Pearl incontra il proibizionista. Il proiezionista, che proibizionista, sì, vabbè, ciao Niki, dove incontra il proiezionista che le offre anche una sigaretta. Ed è proprio qua accanto, vedete, cioè fantastico. Appena l'ho visto, ah!
E poi vabbè, viene ripreso anche qui di fronte, che questo in realtà è un negozio di mobili, un mobilificio, però nel film è una farmacia. Si vede proprio una ripresa di Per che arriva con la bicicletta, con la telecamera proprio da dentro la vetrina qui. Buon Halloween, yeah! E ci vediamo al prossimo video. Ciao!